Sei sicura e sicuro di sapere tutto sui miti e sulla simbologia del sole? Sai che tante cose che noi diamo per scontato sul sole non sono affatto qualcosa di universale, ma puramente una variazione culturale, storica che possiamo rintracciare e che ci sono altre idee, altre versioni, altre immagini davanti al fenomeno del sole. Sfatiamo insieme 8 miti sul sole. Ti anticipo già che l'ultimo degli 8 punti parlerà di sole legato alle mestruazioni. Se non mi conosci, sono Laura Ghianda e tramite questo canale mi occupo di spiritualità radicata, che è una visione, un nuovo paradigma spirituale che supera ogni sorta di dicotomia, e di teasofia, che è un'altra visione spirituale dove però mette al centro l'immagine guida di una madre cosmica. Cresco e sono anche motivata dalla mia community, per cui se anche tu trovi questo contenuto di valore, iscriviti al canale e attiva la campanellina così da essere sempre notificato quando pubblico un nuovo video. Il primo pregiudizio di cui ti voglio parlare è che il sole sia sempre stato un principio maschile o comunque abbinato al maschile. Questa credenza è così tanto radicata che in qualche modo pensiamo che sia la norma, e nel caso dovesse esistere qualche altra forma, qualche altra mitologia che ci parla di un sole femminile, questo sia l'eccezione che la conferma. In realtà esistono divinità solari femminili in tutto il mondo e anche in Europa ne abbiamo una nutrita schiera. E proprio per dartene dimostrazione, in tutti gli altri punti che adesso affronteremo, farò una comparazione con sole, divinità solari femminili. Il fatto che più anticamente e pressoché ovunque, con qualche eccezione, la madre cosmica fosse stata rappresentata con il volto solare non è però da mettere in contrapposizione con il principio maschile, perché questo porterebbe fuori strada. Questa è un'attribuzione che viene successivamente con una separazione in due categorie di tutti i fenomeni della realtà, che proviene dal pensiero greco, e anche dal pensiero greco proviene l'attribuzione stretta del principio maschile al solare e del principio femminile al lunare, appunto in una contrapposizione, e noi nella nostra mente è rimasta sia questa attribuzione e sia la relazione di contrapposizione tra questi due principi. Come è successo? Nell'evoluzione del pensiero umano un po' queste categorie sono state riprese, ma poi sono state rilanciate, in particolar modo durante l'epoca vittoriana. Un po' perché i ruoli di genere nell'epoca vittoriana ricalcavano piuttosto questo tipo di associazione, dove l'attività del maschile nel suo agire nel mondo esterno, nel creare cultura, era cosa di appannaggio maschile, mentre la donna era riservata, obbediente, pia e mite, e sembrava quindi più consona associarla alla luna. Ma anche perché durante l'epoca vittoriana c'era stata una gran voglia, un gran movimento, un gran subbuglio per cercare di ricercare un linguaggio religioso che fosse universale, ed è una suggestione che è ancora presente nell'epoca di oggi. Il tutto però facendo una comparazione di miti con i miti cristiani. E quindi che succedeva? Uno sguardo selettivo escludeva in automatico tutto quell'apporto mitologico che non ci stava e non si incastrava bene con l'approccio cristiano del mondo. Addirittura in epoca vittoriana si pensava quindi che i filosofi greci fossero stati mandati da Dio in persona per preparare l'umanità al Vangelo. Coloro che invece avevano miti che non si incastravano in questo modello, ed è il caso della mitologia norrena che aveva un sole femminile, questi erano semplicemente etichettati come barbari. Problema risolto! Spappari! Uomini di inaudita violenza! Numero 2. Il sole è comunque uno e quindi è simbolo dell'uno, del principio che unifica. Nella mitologia baltica invece abbiamo un sole doppio che è composto da madre e figlia. La madre, che comunque è un po' la divinità principale, che si chiama Saule, e la figlia, potremmo chiamarlo un sole vergineo, che si chiama Ausrin. Per i Balti anche il fuoco, come in tante culture, è un elemento strettamente connesso al femminile, e
la madre solare e la figlia solare vivono sulla sommità della collina celeste, perché la parabola del cielo è vista come una collina sulla cui sommità dimorano le divinità. Ausrin non era l'unica figlia di Saule, se vogliamo dirla come stava. Anche le stelle del mattino e le stelle della sera erano sue figlie, così come la terra. Numero 3 assomiglia un po' al 2. Il Sole è un principio singolo, è al massimo una coppia, solo la Luna è trifasica, ovvero suddivisa in 3 fasi, come questo simbolo qui. E invece no, sempre ancora nella cultura dei Balti abbiamo una triade solare. Ausrin, che rappresenta l'alba, Saule, che rappresenta il sole al massimo della sua forza, e Wakarin, che rappresenta il sole del tramonto. E questo accade pari pari anche nella mitologia delle Dolomiti, che amo particolarmente, dove abbiamo Albolina, lo dice lo stesso nome, è la fanciulla che rappresenta l'alba. Poi abbiamo Merisana, lo dice lo stesso nome, è il sole al massimo della sua forza, che rappresenta il mezzogiorno. E poi abbiamo Soreghina, che dal nome non si capisce, però è la fanciulla che porta il sole al tramonto, e poi in una delle sue leggende morirà anche. E per la verità abbiamo anche un quarto principio, il completamento delle 4 fasi della ciclicità solare, che è Elba, che si chiama proprio la madre solare e che accompagna la figlia Soreghina morente nel regno della mezzanotte. Quarta credenza molto resistente. Beh, ok, però comunque il Sole e la Luna, anche se il Sole è femminile, sono comunque sempre un rapporto di coppia, maschio e femmina. Anche questo non è vero. In Finlandia abbiamo il Sole e la Luna come 2 sorelle, Paivatar e Kutar. Entrambe tra l'altro nascono dalla stessa sorgente, dalla stessa radice, dall'uovo cosmico, il cui bianco diventerà la Luna e il giallo diventerà il Sole. Una cosa comunque interessante del mito delle 2 sorelle Sole e Luna finlandesi è il tema del rapimento. Il tema del rapimento o del nascondersi anche volontariamente, del comunque scomparire in una torre, in una grotta, in un buco. È sempre lo stesso tipo di immagine, comunque in un luogo chiuso, segreto e oscuro, ricorre in tutti i miti solari del mondo. In questo caso loro vengono rapite da una strega, una megera, una crona, potremmo dire, Lowi. E dopo tutte le peripezie per cercare di liberarle, che stanno in modo differente in tutte le mitologie solari del mondo, sarà soltanto la decisione della strega stessa, della megera stessa, di Lowi stessa, a decidere quando giunge il momento di rilasciarle andare. Un po' Lowi ci suggerisce essere la signora del tempo, ma anche la signora dell'inverno, dove il sole, la liberazione del sole dall'oscurità e il ritorno del sole a primavera, rappresenta quindi l'unica figura che può decidere quando il tempo è giunto ed è maturo. Quinta credenza, questa proprio ritenuta universale. Il sole è d'oro, la luna è d'argento. E neanche questo è vero. Sempre in Finlandia, sempre le nostre 2 sorelle. Per i finlandesi, Paivatar, la grande dea al suo massimo nel cielo del solstizio estivo, era argentata, come argentato era il suo cielo. E invece Kutar, la sorella luna, era dorata e vista la luce della luna come d'oro. Sesto dato per scontato. Il sole, quindi in quanto fuoco, è il contrario dell'acqua. Non è proprio così? Spesso le culture che tuttora hanno un'immagine simbolo di una madre cosmica o più madri non hanno questo stile di ragionamento che abbiamo noi, di suddivisione in coppie in contrasto tra loro. Hanno un altro modo di ragionare e sembrerebbe che questo modo fosse rimasto anche in certe mitologie, dove si vede in realtà più di qualche divinità solare essere connessa all'acqua, e una di queste è Sulis. Sulis è sia una dea del fuoco e del sole, sia una dea dell'acqua. Ci aiuta l'immagine analogica, l'esperienza che noi possiamo fare per comprendere perché questi 2 elementi non fossero visti in contraddizione, ma addirittura in sinergia l'uno con l'altro. Ed è il viaggio del sole, la parabola discendente, quando il sole poi sotto l'orizzonte viaggia
l'altra metà del suo semicerchio da ovest verso est, è come se entrasse nel mare o nella terra e portasse il suo potere calorifero a scaldare le fonti dell'acqua. Qualcosa di analogo è visto anche nel riflesso del sole nelle polle, che è una delle ragioni per cui lo specchio è un simbolo solare. Quindi come se questa acqua vivificante potesse portare a guarigione, cosa che di fatto era nell'esperienza termale, e funzionasse anche nel riflesso della luce solare sulle pozze d'acqua. Quindi un principio vivificante e di guarigione. Su questo ne scrive anche Luciana Perkovic in questo favoloso libro che tutte e tutti dovrebbero avere se interessati a questi temi, a questa ricerca, che è Oscure Madri Splendenti, e dice: c'è una conflagrazione di due ordini di pensiero. In una visione, tra virgolette, primitiva, l'acqua e il fuoco possono coesistere e sono anzi visti come generatori di vita. In una visione successiva, tra virgolette, civilizzata, classificatoria, subentra una separazione tra i due. Prevale la dicotomia: o è l'uno o è l'altro, o è buono o è cattivo. E allora il femminile dragonestro macratore comincia a essere associato a un'idea di pericolosità, di disordine. Credenza numero 7. Il sole è sempre e comunque un principio luminoso e vitale. Beh, certo, l'abbiamo appena detto parlando di Sulis, sembrerebbe proprio così. E beh, vedi, non sempre. Diciamo che il sole, oltre a fare la parabola che noi vediamo tutte e tutti sopra le nostre teste, come abbiamo detto, continua la sua ciclicità in un secondo semicerchio che va sotto l'orizzonte, da ovest verso est. Un'altra immagine che ricorre spessissimo nella mitologia solare. Faccio solo due esempi, sempre femminili. Una è Reizia, la dea del nord Italia, ma sconfina anche oltre il confine, perché i confini una volta non è che erano equivalenti a quelli di adesso. Nord-est Italia, per essere precisi. Per cui il suo simbolo della barca solare, che abbiamo già menzionato in altri video che trovi in descrizione se vuoi approfondire, accompagna il viaggio dei defunti nell'oltretomba, e qua si vede anche una speranza di ritorno in vita, così come il sole risorge ogni giorno e anche nel ciclo annuale, come ogni anno torna la primavera. E poi abbiamo anche Shapaz, una dea di Canaan, che venne chiamata anche luce del mondo di sotto. Un altro tema che ricorre è l'occhio nel cielo, e anche su questo ho fatto un video, te lo linko sia in descrizione sia qui sopra, proprio sull'occhio del cielo. Lei poteva vedere non soltanto quel che succedeva sulla superficie, ma anche quello che capitava nel mondo di sotto, al punto da essere chiamata in causa per salvare il dio della tempesta che giaceva morto nell'altro mondo. Abbiamo anche una salvatrice mitologica femminile, e sarà proprio questo suo salvare il dio che le conferirà il titolo di dominatrice sugli spiriti dei defunti. Ma poi c'è un altro aspetto sempre appartenente a questo tema e che riguarda la latitudine. Il modo in cui il sole è percepito dall'esperienza umana non è uguale in tutto il globo, anche perché non è uguale l'intensità dei raggi solari dal polo nord all'equatore, giusto perché io vivo nell'emisfero settentrionale. E allora ci abbiamo anche la leonessa incazzata, Sekhmet, che è uno degli aspetti del sole, che è potenzialmente distruttivo. Sekhmet è una divoratrice, è una che può portare morte e distruzione. Poi sicuramente ha degli aspetti legati alla guarigione, ma questo è perché distruzione e guarigione sono un po' due facce della stessa medaglia nell'ottica ciclica che tutto rappresenta nella dea. E a Sekhmet ci piace un sacco, Sekhmet, perché? Perché riesce a illuminare, stiamo parlando di sole, la metafora, anche un tabù, che è quello della rabbia delle donne, che proprio per questa suddivisione dicotomica di tabelline pensiero duale oppositivo tra maschile e femminile è stata associata alla rabbia come se fosse soltanto una caratteristica maschile, non piuttosto di tutto il genere umano. Bene, abbiamo Sekhmet, che è la rabbia fatta dea, e questo ci aiuta come guida a riprendere, a ridare valore e anche quindi a conoscere meglio quella che è la rabbia anche in coloro che vivono in corpi femminili. Sorgete, dolci fanciulle!
Un'altra ancora caratteristica mortifera del sole si trova in una leggenda Cherokee della dea Sole che si chiama Unelanui, spero di dirlo bene. Secondo il suo mito, donne e uomini una volta abitavano la terra ed erano immortali, ma la dea Sole, quando ha guardato la terra dall'alto, ha visto che la terra era troppo piccola e non avrebbe potuto ospitare un numero infinito di persone, ed ecco così che è scesa sulla terra e ha istituito la morte, in maniera così da fare un po' spazio per tutti e tutte. Arriviamo al numero 8. Il sole non può rappresentare le mestruazioni. Le mestruazioni per definizione sono associate alla luna, i 28 giorni, il mese, eccetera, eccetera. Sono associate solo alla luna? Sicura? E invece no. Per fortuna qualcuno sta già portando questa narrazione, tra cui io, di mostrare il ciclo mestruale, che non è soltanto il sangue, è tutto il ciclo. Non chiamiamolo solo ciclo, chiamiamo il sangue mestruazioni, perché il ciclo è proprio tutto, dall'inizio alla fine. Guardando anche l'attività ormonale, visto che adesso abbiamo la scienza che ci dice come operano gli ormoni nel ciclo mestruale femminile, un po' è assolutamente associabile per esempio al ciclo stagionale e quindi con il passaggio del sole in tutte le stagioni, per cui la mestruazione sarebbe il nostro inverno e la fase ovulatoria sarebbe invece la nostra estate. Ma questo accade per la tribù dei Mescalero anche con un simbolismo giornaliero, per cui cosa succede? Loro festeggiano il menarca, la prima mestruazione delle ragazze, dipingendo la giovane di simboli solari sulla sua fronte, rossi e bianchi, dopodiché la pongono a est in attesa del sorgere del sole, poiché per loro il sole è abbinato assolutamente al ciclo della fertilità femminile. Condividi questo video, sarai felice se volessi lasciarmi un mi piace e ancora di più se decidi di iscriverti al canale e attivare la campanella, così sarai allertato quando pubblicherò un altro video come questo. A presto!